Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di Agisoft Coaching e quest'oggi vi mostrerò come creare un panorama. Come sapete, un panorama non è altro che un'immagine molto estesa costituita da diverse foto che sono state unite. Nel nostro caso andiamo a eliminare questo chunk che già c'è, creiamo uno nuovo per mostrarvi come funziona. Possiamo pigiare col tasto destro sopra il chunk e quindi andare a selezionare Rename, oppure ci basterà cliccare col tasto sinistro su chunk e premere il tasto F2 per modificare il nome. In questo caso lo rinominiamo nello stesso modo in cui era prima, panorama. Ora, passo successivo è importare le fotografie. Per importarle andiamo su Workflow e quindi selezioniamo Add Photos, come abbiamo fatto le altre volte, selezioniamo dal primo file all'ultimo tenendo premuto il tasto Shift, che è il tasto sopra il tasto Control della tastiera, e l'ultima fotografia. In questo modo, cliccando sull'ultima foto, selezioneremo tutte le fotografie. Un procedimento più veloce potrebbe essere quello di utilizzare un altro strumento. In questo caso, dal momento che tutte le foto sono contenute all'interno della stessa cartella, di un'unica cartella, ci basterà fare Add Folder, cliccarci sopra e quindi selezionare il pulsante, fare clic sul pulsante selezione cartella. Si avvierà un breve caricamento che praticamente importerà tutte le fotografie qui sotto nella photosbar. Come procediamo? Ora dobbiamo fare in modo che queste fotografie vengano riconosciute dal programma come delle foto statiche, ovvero che formino appunto con la loro disposizione un andamento continuo, e quindi non che vadano a ricostruire, non che vadano a proiettare i punti, una nube sparsa nello spazio, ma che vadano a congiungere, a completarsi a vicenda, diciamo. Quindi per far ciò clicchiamo sulla prima fotografia e sempre premendo il tasto Shift selezioniamo l'ultima. In questo modo possiamo fare clic col tasto destro sulla prima e andare in Move Cameras, quindi andremo a spostare tutte queste fotografie all'interno di un nuovo gruppo. Quindi dobbiamo andare su New Camera Group. Così facendo verranno spostate tutte le fotografie all'interno di un gruppo. Infatti, se clicchiamo qua dove c'è il chunk sulla freccetta a fianco, noteremo che c'è una cartella chiamata Cameras. Se premeremo quest'altro triangolino avremo Group, e se premeremo ancora avremo tutte le foto che sono state inserite qua dentro. Ora, per procedere a ricostruire il nostro panorama dovremo fare clic col tasto destro su Group, quindi scendere e trovare Set Group Type, quindi non folder ma station. Quindi in questo modo praticamente, come dicevamo prima, otterremo una disposizione cilindrica delle nostre fotografie, che formeranno un'immagine continuativa, composta quindi da più microfoto. Per proseguire andiamo su Workflow della barra dei menu e selezioniamo Align Photos. Il passo successivo è quello di controllare che la qualità sia alta, e quindi i limiti possiamo anche lasciare quelli predefiniti dal programma, che sono i key points sono 40.000 e i t-points sono 4.000. Possiamo procedere premendo col tasto OK per vedere un po' quello che sarà il risultato. Si avvierà un caricamento.
che in breve termine ci dovrebbe restituire le nostre fotografie opportunamente distribuite nello spazio. Bisogna avere innanzitutto accortezza di quando si fanno questi scatti fotografici, di trovarci, diciamo, in una giornata nuvolosa, in maniera tale che tra uno scatto e l'altro, come vedete qua sotto, l'aspetto colorimetrico, come abbiamo già parlato in altre occasioni, deve essere sempre uguale per quella che viene chiamata l'interpolazione. Quindi l'interpolazione non è altro che quella procedura che fa coincidere degli elementi uguali che vanno a ripetersi da una foto all'altra. Ad esempio, in questa foto potrebbero essere i San Pietrini, che creano appunto una relazione tra una fotografia e l'altra. Quindi la giornata deve essere nuvolosa anche per evitare, dicevamo, una riflettività delle superfici e diciamo evitare anche i punti diciamo colpiti dal sole oppure le ombre. Quindi ora stiamo giungendo al termine della nostra ricostruzione. Vedremo un po' quello che sarà il risultato. È importante quando si scattano delle fotografie panoramiche di avere, diciamo, diverse quote in cui scattare la fotografia. E quindi in questo caso vedete nella prima fase si sono scattate delle fotografie raso la quota 0, ovvero il pavimento, e poi via via si va ad alzarci fino a riuscire a inquadrare, come vedete in queste fotografie, la parte alta degli edifici, quindi un eventuale monumento. Queste fotografie sono fornite dalla Gsoft, che è la ditta che crea il programma e che fornisce anche del materiale per sperimentare delle ricostruzioni. Benissimo ragazzi, questo è il risultato della ricostruzione. Possiamo ruotare l'orbita per vedere un po' quella che è la disposizione. Ora, per proseguire possiamo cliccare sul simbolo della macchina fotografica per vedere la disposizione delle nostre fotocamere nello spazio. Quindi, come potrete notare, la disposizione degli apparecchi assumono un andamento cilindrico, come esattamente le foto che vengono proiettate all'interno di questo elemento. Ora, per proseguire, possiamo fare due cose. La prima è quella di controllare
effettivamente che la disposizione delle foto sia quella esatta, quindi magari facendo una verifica che le caratteristiche siano state inserite all'interno del pannello calibrazione della fotocamera. Sì, vedete, è stata utilizzata in questo caso una fotocamera Canon EOS 600D con una profondità focale di 18 mm. Quindi qua vedete la lunghezza focale, qua ci sono le dimensioni in pixel del sensore e qua viene segnalato la tipologia di fotocamera che utilizza i frame, singoli frame. Quindi possiamo ora procedere con quello che può essere un perfezionamento. Quindi se facciamo clic col tasto destro sul chunk che abbiamo chiamato panorama, possiamo andare su process e quindi su ottimizza il posizionamento delle fotocamere. Cliccando qua ci si aprirà una nuova finestra dalla quale potremo selezionare tutti gli elementi che andranno a perfezionare il posizionamento appunto dei nostri apparecchi. Quindi premiamo su OK per proseguire, si avvierà un brevissimo caricamento e le nostre telecamere assumeranno la posizione migliore possibile. Ora, dicevamo che andavano fatte due verifiche. La prima era questa che abbiamo appena visto, la seconda riguarda, come abbiamo visto anche nell'altro tutorial, la disposizione nello spazio della nostra nuvola di punti, ovvero se noi premiamo vista dall'alto vediamo questa vista e quindi non è corretto. Quindi procediamo andando a cliccare la freccetta a fianco a questo simbolo di piramide con la mano che ci consentirà di ruotare l'oggetto. Quindi ora andiamo a ruotare l'oggetto in maniera tale che diventi ortogonale a quello che è il piano, il suolo. Proseguiamo per vedere anche la vista frontale. Ok. E quindi anche la vista laterale. Facciamo una breve verifica. Ok, dovremmo esserci. Quindi ora clicchiamo sul simbolo della freccetta per deselezionare e possiamo andare su File e su Esporta. Esporta che cosa? Il panorama. Ora si creerà una breve preview, come vedete, che in questo caso non è esatta perché c'è una rotazione, è una vista che stiamo vedendo dall'alto, ecco. Quindi noi tramite queste frecce che ci sono a fianco alla preview possiamo modificare la disposizione della vista. Eccola qua. Questa sarà la vista che noi intendiamo utilizzare. Allora, noi possiamo scegliere anche se centrare, diciamo, un elemento o un altro. Ad esempio potremmo centrare appunto questa specie di obelisco che si trova al centro della piazza. Quindi per proseguire selezioniamo Setup Boundary per selezionare esclusivamente l'immagine e quindi a fianco a image size, scusate, selezioniamo una risoluzione alta. In questo caso è già molto alta, quindi può andare bene così com'è. Per concludere, premiamo sul tasto OK per esportare il nostro panorama.
creiamo una nuova cartella all'interno della cartella di origine delle fotografie, la chiamiamo panorama. Facciamo clic sul tasto invio 2 volte e poi su seleziona cartella. Il passo successivo è quello di creare il panorama unito di questa fotografia. Ok, molto bene ragazzi, il processo è terminato, quindi ora possiamo aprire la cartella, doppio clic per vedere il risultato. Eccolo qua, potrò visualizzare il panorama appena creato. Eccolo qua. Allora, se vogliamo lo possiamo anche caricare su Facebook. Ci basterà aprire un software che utilizzo per aiutarmi, che si chiama Exif Fixer. Ora, premendo sull'immagine qua a sinistra e trascinandola dentro, il software dovrebbe caricare l'immagine all'interno. Eccola qua. Scegliamo la disposizione che vogliamo dare, in questo caso va bene cilindrica, perché vogliamo creare una camera sferica su Facebook in maniera tale che si veda un terzo magari questa foto e che poi si giri tutto attorno come un nastro. Pigiamo add metadata per conferire queste informazioni e concludiamo il processo chiudendo il software appena utilizzato e aprendo la pagina Facebook, la mia pagina Facebook, Agisoft Coaching, e andando a cliccare su cambia copertina, scegli dalle foto dato che io l'ho già caricata e quindi selezioniamo immagine di copertina e vedete questa fotografia con questa specie di orbita. La seleziono, la centro nella pagina e clicco su salva. Per ammirare questa foto a 360 gradi devo cliccarci sopra e quindi, come vedete, col mouse posso girarci attorno. Ci sono dei piccoli errori, come notate in questa foto, che magari dovevano essere eliminati in fase di scatto o di post-produzione dagli amici dell'Agisoft che hanno fornito questo dataset fotografico. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa lezione.
dove abbiamo visto come ottenere un panorama da tantissime fotografie, come in questo caso 134 ne abbiamo processato, e come esportarlo aggiungendone i dati per rendere la foto tridimensionale ed essere accettata anche dai social network come Facebook. Benissimo, quindi se vi è piaciuto il video mettete mi piace alla mia pagina, se volete appunto venite e seguitemi su Agisoft Coaching. Ho creato anche una pagina Patreon dove potrete seguirmi e sostenermi. Ci sono diversi tipi di piani, come vedete qua a destra, essere un finanziatore magari essere menzionato solamente spendendo $1 al mese, oppure ci sono tantissime altre opportunità. Se volete il vostro messaggio sia ad alta priorità, o se volete entrare a far parte di un gruppo su Telegram, invece sul gruppo della mia pagina, piuttosto che fornirvi le mie guide, imparare, oppure revisionare un tuo progetto, o ancora fare una consulenza di un'ora. Tutte queste opzioni, come vedete sotto c'è scritto, potrei beneficiare delle ricompense dei livelli sottostanti, quindi potete tutte poi cumularle a vostro vantaggio. Ci vediamo presto, ciao ciao.